Quando si tratta di velocizzare l'apertura delle nostre pagine internet, insomma qualsiasi browser andiamo a utilizzare, quindi o che sia Edge, che sia Chrome, o che sia Safari e così via, insomma per tutti i browser che ci sono in internet, si parla sicuramente di server DNS. Quindi oggi l'argomento è basato sui server DNS. Una parolina veramente piccolina, però è molto molto complesso il lavoro che fa dietro e soprattutto molto importante. Quindi il video di oggi sarà velocizzare le vostre aperture delle vostre pagine internet utilizzando questa piccola accortezza, quindi questo piccolo settaggio che invece è molto importante. Quindi con questo settaggio vi aiuterò a velocizzare l'apertura di tutte le vostre pagine internet e in più la vostra navigazione. Quindi, ricapitolando, partiamo dal presupposto di spiegare sempre in maniera molto molto concisa, molto breve e soprattutto non utilizzando termini tecnici per non confondere tutti gli utenti alle prime armi. Dobbiamo spiegare però cos'è il server DNS. Non è altro che praticamente, se lo possiamo diciamo semplificare, lo possiamo comparare praticamente ad un traduttore, ecco la parola magari esatta è un traduttore, per l'apertura dei nostri siti. Prende un sito, quando noi lo andiamo a cercare, mi spiego meglio, ovviamente noi lo andiamo a cercare per esempio www.google.it, però il sito ovviamente in questione, che per esempio stiamo prendendo in considerazione google.it, ovviamente come tutti i siti che vengono cercati in internet non avranno delle lettere ma avranno proprio dei numeri, quindi per esempio a Google corrisponderà, sto dicendo un'enorme fesseria perché non è questo, corrisponderà per esempio 192.1855.7 e insomma e così via. Quindi è una serie, il DNS è una serie di numeri accompagnati da dei punti, quindi tutti a susseguirsi. Quindi ovviamente partendo dal presupposto che il sito proprio originale viene cercato attraverso questi server DNS, quindi con dei numeri e dei punti, il server DNS cosa fa? Traduce, prende questi numeri e questi punti, perché a noi verrebbe molto difficile, voi immaginate insomma andare a fare tutte queste ricerche fatte da milioni di utenti ogni giorno in continuazione, magari noi in un giorno potremmo cercare centinaia e centinaia di siti, andare a inserire per ogni sito e sapere e ricordarsi tutti questi numeri, diciamo, seguiti da tutti questi punti. Quindi in questo caso il DNS fa soltanto da traduttore, traduce, prende tutti questi numeri e punti in siti veri e propri, quindi www.google.it, che vi posso dire bing.com, quello che sia, quindi se cerchiamo per esempio un sito di profumi, lo converte in nome, quindi è soltanto un traduttore. Quindi spero insomma di essere stato abbastanza conciso e soprattutto vi ho fatto capire cosa sono questi server DNS, anche se capirli serve a ben poco, perché a noi non interessa tanto la teoria, ma interessa molto la pratica, quindi come andare a sostituire questi DNS che il nostro ISP, quindi se noi abbiamo Vodafone, se noi abbiamo Telecom, se noi abbiamo Wind, Aruba, quello che sia, da dei propri DNS, che molte volte ovviamente capite bene questa traduzione che avviene da numeri, punti a proprio lettere, quindi sito vero e proprio, può perdere più o meno tempo, dipende dal server DNS a cui noi ci affidiamo, oppure tutti quei server DNS che vengono obbligati insomma dalle proprie compagnie, dai propri ISP. Quindi in questo caso che si deve fare? Si deve andare a sostituire il server originale, quindi che da, per esempio abbiamo visto Vodafone, che da Telecom, Aruba, Fastweb e così sia, con dei server praticamente molto più veloci e anche, fatemi dire, molto più sicuri, perché bloccano la gran parte di malware che c'è in giro o insomma che abbiano già dei parental control integrati, quindi ce ne sono veramente talmente tanti se li cercate in internet che insomma sono ormai svariati i server DNS che ci sono, però noi ci dobbiamo affidare a dei server veramente veramente veloci e soprattutto sicuri, perché non dobbiamo andare a peggiorare la nostra situazione che magari già sarà un pochettino lenta nell'apertura delle pagine. Quindi i server insomma più famosi, più sicuri e più veloci, quali sono? Io insomma ve ne consiglio soltanto due, perché poi tutti gli altri li potete anche testare, perché la bellezza dei server DNS è che li potete cambiare quando volete, quindi insomma li potete testare quando volete e vedere se effettivamente la situazione è migliorata o è peggiorata, quindi tornare indietro. Quindi l'unica cosa casomai che diciamo, mi sento di dire è che vi dovete memorizzare i vostri server iniziali, quindi quelli che vi offre il vostro ISP, in modo da ritornare così indietro e non sapere più quale server iniziali voi DNS avevate prima. Quindi memorizzate sempre prima, anche facendo uno screenshot,
quali server avevate prima DNS del vostro ISP che vi ha dato. Allora, abbiamo 3 modi quindi di cambiare il DNS, però vi stavo dicendo prima quali DNS sono migliori, solo 2. I server DNS di Google, dopodiché invece quali altri server io vi consiglio? Sono anche quelli Cloudflare. Cloudflare sono veramente dei server molto veloci a livello pure di Google, in più forse hanno quel pelletto in più di sicurezza, quindi sia contro malware, quindi il parental control integrato, insomma sono server veramente efficienti ed efficaci. Quindi in questo caso vi stavo dicendo come andare a sostituire questi server. Allora è veramente semplicissimo, dovete soltanto seguirmi attentamente, insomma non distrarvi, però è veramente semplice perché comunque ci sono 3 metodi, l'importante è capire la metodologia del cambio di questi server. Allora io li divido in 3 metodologie. Quindi, intanto una, già per rassicurarvi, la fa tutto in automatico un programma che vi aiuterà, quindi in sostanza se non riuscite bene a fare né la prima e nella seconda, niente paura, niente ansia, perché vi aiuterò io con un programma che potete scaricare tramite internet in maniera gratuita, che funziona come piace a noi, e farà lui tutto in automatico senza tanti sbattimenti e paure di combinare qualche guaio. Ricordo sempre, memorizzatevi però i server iniziali. E una volta fatto ciò, allora possiamo fare il primo tentativo. Allora dobbiamo capire una cosa molto importante, qui massima attenzione, che possiamo andare a sostituire il server DNS per tutti i dispositivi ad uno. Quindi mi faccio capire meglio, se voi avete uno smartphone e volete magari aprire quelle pagine meglio, più velocemente, insomma, di internet nel vostro smartphone, dobbiamo andare a sostituire i server DNS nel vostro smartphone. Però questo non significa che se li sostituite nel vostro smartphone vengono sostituiti anche nel vostro PC, per esempio nelle vostre console, per esempio nel tablet, vengono sostituiti soltanto nel vostro smartphone, perché voi avete l'esigenza di migliorare magari soltanto il vostro smartphone. Lo stesso se li andiamo a sostituire nel PC, quindi nella scheda di rete, perché vi ricordo che i server DNS vengono sostituiti nelle vostre schede di rete, se lo facciamo nei PC, per esempio che sia o il notebook o il PC fisso, viene sostituito soltanto lì. Quindi voi mi dite, per accelerare anche i tempi, dove si può andare a sostituire per evitare di sostituirla a sua volta in tutti i nostri dispositivi? Si va a sostituire in quello che comanda. Abbiamo visto sempre già, insomma, da tutti i video che abbiamo fatto, che quello che comanda è sempre il modem, il nostro router o modem. Quindi in questo caso se noi andiamo a fare, fra virgolette, lo stesso lavoro, né più e né meno di quello che abbiamo fatto con i mule, quindi con la mappatura delle porte per aprire le porte sui mule, è la stessa cosa precisa identica che si fa nel router o nel modem con il cambio della sostituzione dei vostri DNS. Quindi andandolo a sostituire direttamente nel modem o router, vengono ovviamente sostituiti in tutti gli apparecchi, perché comunque comanda il modem e il router, quindi non c'è bisogno poi di andare a fare la sostituzione in tanti dispositivi. Quindi già potete scegliere se uno andare a lavorare direttamente sul vostro modem o router, e vediamo le impostazioni quali sono. Se no, su ogni dispositivo, che sia Android, che sia iPhone, che sia tablet, iPad, quello che sia. Dopodiché, un'ultima ipotesi è quella di andarlo a sostituire tramite un programma sempre che vi fa tutte cose in automatico. Quindi andiamoci per grado. Vediamo come viene sostituito per esempio in uno smartphone. Quindi se dobbiamo andare a sostituire il tutto, per esempio, io ovviamente non vi faccio le guide per tutti perché il video diventerebbe sia noioso che molto lungo, quindi in questo caso basta che voi aprite una semplice pagina di internet e andate a scrivere come sostituire server DNS, per esempio su dispositivo Android, magari proprio potete mettere il codice preciso del vostro telefono, quindi S23, S22, l'A50, quello che sia, oppure per iPhone. Io per esempio prendo in considerazione il mio dispositivo, quindi un iPhone, quindi vi dirò come andare a sostituire i server DNS proprio per iPhone. Quindi in questo caso magari potete trovare qualche differenza se qualcuno magari ancora ha un iOS non aggiornato, magari alla versione 17, ancora alla 16, e quindi magari anche a differenza fra SE, iPhone X, iPhone 11, 12 e così via. Però diciamo che il meccanismo è sempre quello. Spero insomma che rimanga sempre uguale per tutti, in modo che già chi deve andare a sostituire i server DNS sul proprio iPhone già sa come fare. Quindi sostituzione soltanto per gli iPhone. Dove si deve andare? Allora, semplicissimo, impostazioni. Dopodiché dobbiamo andare sul Wi-Fi.
se ci fate caso, sulla destra della linea wifi dove noi siamo collegati c'è una I che sarebbe la I di informazioni. Dobbiamo andare a cliccare su questa I della rete wifi. Dobbiamo scorrere in basso sino a trovare configura DNS. In questo caso dobbiamo spostare fra automatico a manuale, quindi dobbiamo cliccare su manuale. In questo caso con il più dobbiamo andare a inserire i nostri DNS preferiti, che possono essere, abbiamo detto, quelli di Google, quindi come DNS primario metteremo, abbiamo detto, 4 volte 8, quindi 8888, ovviamente con i punti, ma già l'iPhone ve li dà, e come DNS secondario possiamo andare a mettere 8844, sempre seguito da tutti i punti, quindi 8.8.4.4. Quindi in questo caso possiamo andare a scegliere e cambiare, quindi applicare e salvare, insomma, queste modifiche. Da ora in poi basta, insomma, riavviare il telefono, anche se non c'è bisogno, però per sicurezza riavviate, perché stiamo facendo sempre una modifica nella nostra scheda di rete del nostro iPhone, ricordiamo, perché stiamo lavorando su un dispositivo preciso, e in questo caso voi navigherete con i server di Google oppure di Cloudflare, insomma quelli molto più veloci e molto più sicuri. Dovete proprio notare questa differenza nelle aperture delle pagine. Ripeto che se non trovate questa differenza, questa velocità, potete ritornare benissimamente ai server originali che vi ha dato il vostro ISP. Come seconda ipotesi abbiamo detto che possiamo per esempio andare a inserire direttamente, a cambiare direttamente questi server DNS invece nei nostri modem o router. In questo caso sempre perché il video diventerebbe molto lungo e molto noioso e non posso fare un video talmente lungo perché veramente verrebbe poi un video molto impastato, impasticciato e confusionario. Prendiamo sempre, qui saranno sempre, ahimè, purtroppo o per fortuna di quelli che hanno una Vodafone Station, andiamo a settare invece una Vodafone Station. Quindi come abbiamo visto per le porte di eMule, la stessa cosa verrà fatta praticamente con il cambio dei server DNS su una Vodafone Station. Per tutti gli altri utenti che invece hanno una Telecom, una Ruba, eccetera, eccetera, sempre alla stessa maniera, aprite una pagina Google e cercate cambio server DNS per modem, che vi posso dire Telecom, andate a inserire il modem preciso e ci sarà sicuramente qualche utente invece che farà una guida come me, che io la faccio per esempio su Vodafone Station, avendo una Vodafone Station, la farà magari per Telecom, per Aruba, per Infostrada, insomma quello che sia, per Wind 3, quello che sia. Quindi in questo caso su Vodafone dove si deve andare? Stesso identico settaggio per le porte di eMule, quindi in questo caso andiamo ad aprire sempre una pagina internet e andiamo a mettere il nostro indirizzo IP che troverete dietro al vostro router o nel libricino che vi hanno dato quando vi hanno consegnato il vostro router, quindi sarà accompagnato da 192.68, può essere 00, abbiamo visto 11, 12, quello che sia, quindi potete entrare benissimo nel vostro router in questa maniera. Andate a mettere subito il nome utente e la password sempre che vi ha dato Vodafone, l'avete sempre nel talloncino nel retro, quindi non c'è nulla di complicato. Dopodiché bisogna cliccare sulla vocina internet, andare a cliccare su DNS, dobbiamo andare a inserire i nostri DNS preferiti, quindi in quel caso per esempio qua ci sono quelli di Cloudflare, ovviamente i server li potete andare benissimamente a trovare in internet se li cercate, quindi basta cliccare sempre su una pagina internet se non siete sicuri dei codici, andare a inserire server DNS Google e vi spunterà quali sono, server DNS Cloudflare per esempio e vi spunterà quali sono. Quindi in questo caso abbiamo visto come andarla a settare qua nel router, ovviamente nel modem e nel router sarà un lavoro molto più ampio perché in sostanza, dato che comanda il perno centrale è sempre il nostro modem, tutti i dispositivi che sono collegati in Wi-Fi o con la scheda LAN ovviamente utilizzeranno quei server DNS, non più i nostri, quelli che ci sono invece nei singoli dispositivi. Il terzo punto, non meno importante, anzi forse uno dei più, non dico importanti, ma quello che vi renderà la vita semplice, e ora cambiamo inquadratura, è l'utilizzo che qua ci vuole, bisogna sempre aiutare in maniera veramente semplice ed elementare i nostri utenti, soprattutto quelli alle prime armi. È il fatto di andare a scaricare un programmino sempre gratuito, open source, quindi come piacciono a noi, che funzionano davvero bene. Quindi in questo caso è il tempo di cambiare inquadratura e vi dirò qual è il programmino.
Perfetto, eccoci qua. Allora, non dobbiamo fare altro che aprire una pagina di internet. Il programmino di cui vi parlavo poc'anzi è praticamente DNS Jumper, quindi scritto Jumper con la J. Non dico di quale squadra perché io sono un tifoso milanista, quindi con la J va bene. Ovviamente scherzo. DNS Jumper, diamo un invio e andiamo a scaricare questo programma. Possiamo anche scaricarlo da qualsiasi sito. Per esempio qua c'è il primo che è Up to Down, lo possiamo anche scaricare da qua. Clicchiamo all'interno. Se non parte subito facciamo il lavoro più volte perché magari il sito Up to Down certe volte non va a buon fine il download. Quindi clicchiamo su ottieni la versione più nuova. Spunterà scarica, riclicchiamo di nuovo e qui ovviamente è partito già il download. Siamo stati fortunati perché è partito in automatico subito, casomai basta ripetere nuovamente l'operazione. Qua abbiamo visto che abbiamo scaricato il file, quindi in questo caso basta andare a cliccare apri file. Una volta che noi apriamo il file, ci ritroveremo un file che ovviamente è errato. Già abbiamo visto come andare a uscire fuori il pacchetto RAR, quindi basta prenderlo e trascinarlo sul desktop. In questo caso possiamo aprire all'interno e già possiamo cliccare sul file dnsjumper.exe. Ovviamente è un file, un'applicazione, però eseguibile direttamente senza bisogno di andare a installare. Quindi facciamo un doppio clic, attendiamo che il programma si apra, diamo sì. E questo è il programmino, prende in versione proprio piccolina, in miniatura, però è talmente piccolo ma talmente importante. Questo praticamente cosa fa? Questo programmino va a sostituire i nostri server DNS facendolo in maniera proprio elementare, in automatico, in maniera semplice, velocissima, soprattutto per tutti quegli utenti che sono, fra virgolette, passatemi il termine, inesperti o ancora poco esperti. In questo caso dobbiamo lasciare tutto per com'è, tutte le schede di rete, senza andarci a incasinare a scegliere la scheda di rete. Facciamo il cambio su tutte le schede di rete presenti sul nostro PC. Ovviamente questo cambio viene fatto sul computer dove stiamo utilizzando questo programma, quindi non fa il cambio nel nostro modem o router come poc'anzi. Questo ovviamente aiuta soltanto dove noi andiamo a utilizzare questo programma, però il bello è che se voi avete un notebook potete installarlo sul notebook, se voi avete un PC fisso potete installarlo anche sul fisso, quindi potete installare questo programmino su tutti i computer che avete in casa. Se non avete ben capito, vi risulta difficile andare a fare il cambio direttamente, abbiamo visto, sul modem o sul vostro router. Quindi, lasciando tutto per com'è su tutte le schede di rete, dobbiamo andare a scegliere un server DNS. Qua, se clicchiamo, possiamo trovare tutti i server possibili e immaginabili che offre questo programma, che già sono cliccati, quindi non dovete direttamente andarvi a ricordare, per esempio, che Google ha 8888 come server, perché lui in automatico, se noi clicchiamo su Google, lui già ve li va a memorizzare con 8.8.8.8 come primo server e come server secondario, quindi IPv6 8844. Lo stesso per esempio se andiamo a cliccare per esempio il Cloudflare che vi ho detto io, che sono 1.1.1.1 e poi abbiamo 1.0.0.1. Quindi praticamente ammettiamo che diciamo lasciamo questo server di Cloudflare, dobbiamo soltanto cliccare su applica server DNS, clicchiamo all'interno e possiamo chiudere il programma. Già i server sono impostati in questo caso su server Cloudflare, quindi non c'è bisogno praticamente di andare a in questo caso io a fare l'applica non c'è bisogno, voi ovviamente dovete cambiare i server, dovete fare praticamente il server e dovete applicare praticamente la modifica del server DNS, quindi fare applica server DNS. Quindi avete visto quanto è semplice praticamente andare a modificare i vostri server DNS. Quindi in un riassunto, a cosa serve il server DNS? Serve, abbiamo detto, come traduttore e serve per aprire, soprattutto quello che interessa a noi, a voi utenti, per aprire in maniera molto più veloce tutte le vostre pagine internet, quindi lavorare in maniera molto più veloce e molto più fluida per quanto riguarda tutti i browser internet. Quindi sempre memorizzatevi quali sono i vostri server iniziali, da quelli di cui diciamo da quale partite, e se peggiorate la situazione con i Google, che sicuramente non peggiorerete ma andate solo a migliorare,
oppure con quelli di Cloudflare, potete benissimamente ritornare ai vecchi server DNS e non è successo completamente nulla. Se migliorate, ben per voi. Spero insomma di avervi fatto migliorare un peletto l'apertura delle vostre pagine internet e la velocità in generale della navigazione internet, e noi ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao a tutti e sempre buona navigazione!